Netflix, oh Netflix, tu che ti rivolgi a chi non ha ancora il foglio rosa, in che mondo hai provato a infilarti questa volta? Dopo aver prodotto serie e film toccando tutti i generi, dalle storie che si rifanno ai classici degli anni '80 in modo molto maldestro e patinato, ai drammi adolescenziali tinti di porpora, fino all'esibizione spudorata di minori, a questo giro tocca il mondo del metal. Cioè, Netflix fa un film di teenager metallari e infila pure la parola metal nel titolo. Non ero così terrorizzato ai tempi dell'annuncio che Netflix avrebbe fatto un serial su The Witcher. Benvenuti e bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Se è la prima volta che passate da queste parti, considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale, sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Ma torniamo a questo Metal Lords, titolo Netflix scritto da uno dei due showrunner di Games of Thrones. Sentite puzza di bruciato? E se alla scrittura abbiamo Vice, alla regia c'è Peter Sollett, il grande irreprensibile Sollett. Ok. Però io non sono un tipo prevenuto e quindi il film me lo sono guardato lo stesso perché confido sempre che prima o poi, chi lo sa, Netflix non riesca a stupirmi. Il film inizia con una coppia di amici, Kevin, interpretato da Jaden Myrtle, che avrete riconosciuto per essere Bill di It, ma anche Jacob di Defending Jacob, oltre che il ragazzino inutile semi-nazi di Knives Out, e Hunter, a cui presta il volto un che poteva andare peggio e finirci Chalamet, che una parte Chalamet al giorno d'oggi non gliela nega nessuno, e invece no, niente Chalamet. Insomma, Kevin e Hunter hanno formato questa band con il sogno e la promessa di sfondare come metal band, diventare ricchi e fare schiattare d'invidia i loro ex compagni di classe che ora come ora li emarginano. Arrivato a questo punto ero quasi sicuro che fosse ambientato che so nel 1988 o poco dopo gli anni 90, perché così girava il mondo all'epoca. Quando se indossavi una t-shirt dei Megadeth, i fighetti a scuola ti guardavano storto, ti davano del figlio del demonio, le ragazze ti non sempre. Le ragazze non erano poi così schizzinose come lo erano le loro controparti maschili. E invece il film scopriamo essere ambientato ai giorni nostri. Veramente? Comunque sia, mentre sono alla ricerca disperata di un bassista, merce rarissima da sempre che di chitarristi e cantanti ne trovi a palate, ma di bassisti e di batteristi manco l'ombra, scopro che a scuola hanno reistituito la battaglia delle band. Una cosa che non si è mai vista in nessun film. Complimenti, Vice. Ma vabbè, il film mica si rivolge a me, si rivolge ai 14enni e quindi, seppure un cliché, è un espediente per dare uno scopo ai due giovinastri. Insomma, Hunter e Kevin hanno quasi la band completa perché Hunter suona la chitarra e canta, cosa che scopriremo solo alla fine. Mentre per il resto del film ci chiederemo chi diamine lo dovrebbe fare visto che nessuno ne parla e Kevin si occupa della batteria. Ecco, Kevin suona la batteria perché gliel'ho detto Hunter e perché suona il tamburo nella banda della scuola. Quindi passare dal fare il tamburino nella banda della scuola a essere un Dave Lombardo a caso è un attimo. Così ci dice il film. E Kevin deve esercitarsi, quindi non può, per chissà quale motivo, usare la batteria che c'è a casa di Hunter, ma se ne deve comprare una. E qui interviene Hunter, che frega l'American Express del padre, chirurgo danaroso, in conflitto perenne col figlio e vanno a comprare una batteria enorme. Non poteva usare quella a casa di Hunter fin da subito? Ma il mondo sembra remare contro questo futuro One Piece, perché appena da due colpi di rullante si vede insultare in un nanosecondo dalla madre e dal padre. Costretto a caricare tutto in auto e portare la batteria in una sala della scuola. Aspetta, che cosa? Cioè, non puoi portarla a casa di Hunter? Lui ha un semi-interrato che usa come sale prove dove c'era tra l'altro già una batteria, abbiamo detto, e tu porti un set da decine di migliaia di dollari in una sala pubblica. Ok, questo serve come ulteriore espediente narrativo per farci vedere il primo, o meglio il secondo incontro tra Kevin e Emily, la nuova ragazza che viene dalla Scozia e che suonava malamente il clarinetto nella banda della scuola. Clarinetto che l'insegnante di musica ha rischiato di trovarsi conficcato in un qualsiasi parte molle del corpo. Perché Emily suona il violoncello molto bene e Kevin si mette in testa che potrebbe entrare nella band suonando quello e prendendo il posto vacante da bassista. Insomma, niente basso ma ci mettiamo un violoncello. Pare funzionare, no? Ma Emily, visto che siamo nel 2022 e dobbiamo caratterizzarla con gli ingredienti che abbiamo a disposizione, ve lo lascio indovinare. Ci sono due opzioni. Opzione A, appartenente alla comunità LGBTQ+. Opzione B, soffre di un disturbo psichico o mentale non identificato. La risposta è B. Emily soffre di un disturbo caratterizzato dal se non prende delle pillole perde il controllo e diventa aggressiva ed è tutto ciò che abbiamo della sua personalità.
Ora, in un'epoca in cui si cammina al buio dentro una cristalleria eppure bendati e ci vuole niente per sfasciare tutto e ritrovarsi in un backlash senza proporzioni sui social, è incredibile che gli sceneggiatori di oggi si limitano di usare vaghi, superficiali disturbi mentali come caratteristiche per i protagonisti dei film, serie o libri. Quando non sanno come dar loro personalità, o li definiscono appartenenti alla comunità LGBTQ+, sempre in maniera superficiale, manco fosse una stampa su una t-shirt, o gli appioppano un qualsiasi disturbo. Il bipolarismo va molto di moda, tra l'altro, senza che gli autori abbiano realmente idea di cosa si tratti, di cosa comporti per i familiari di chi ha un figlio, un fratello o un altro parente prossimo che ne soffre. Complimenti, autori, continuate così, come se il bipolare fosse uno di quegli archetipi che fanno tanto figo oggi come oggi, tipo che so, definire qualcuno nerd. E infatti questa caratteristica di Emily, quando perde il controllo, fa tanto girl power o ragazza che si fa valere o altre cose fuori luogo. Anche se poi, lo ammetto, in un'unica occasione il film pare quasi volerci mostrare la sua fragilità per poi tornare a usarla come elemento divertente e simpatico. Vacca boia. E mentre Kevin diventa bravissimo con la batteria, perché ragazzi, oggi come oggi il talento è tutto e basta mettersi lì, senza nessuna guida, mentore e altro, il potenziale si sviluppa da solo, no? Ma, non so, ma da come ricordo io non è proprio così che funziona, ma vabbè. Sì, insomma, a un certo punto Hunter gli fa l'elenco delle canzoni su cui provare. Qui abbiamo una valanga di problemi. Mi chiedo se Vice abbia mai frequentato anche solo per un mese qualche metallaro, almeno come vuole idealmente presentarselo. Pare che la produzione abbia fatto una ricerca su internet scrivendo quali sono le band heavy metal più famose del mondo? e le abbia appiccicate addosso a sti ragazzi. Tra l'altro buona parte provengono da quella scena della Bay Area forte degli anni 80 e 90, mischiato con altre cose che cozzano pesantemente con la suddetta scena. Poco ci mancava che ci infilassero pure in Nirvana. Sì, perché qualcuno, oltre a buttare nello stesso calderone qualsiasi declinazione del metal, è convinto che i Nirvana abbiano qualcosa a che fare con il metal. Vacca boia. E Kevin passa l'elenco anche ad Emily, che si dimostra subito enormemente dotata, esattamente come lui, e impara le canzoni al volo. Ma Hunter non la vuole nella band. Cita Yoko Ono, Kevin gli chiede se è per colpa del fatto che lei è una femmina e che nel metal le femmine non ci... Ok, ricontrollo. È un film inventato nel 2022, non che so, nel 1950. Vice, hai mai controllato per un attimo se esistono donne in band metal? Soprattutto nel 2022, se proprio vogliamo essere puntigliosi. Ti faccio un elenco? O il software che hai usato ti ha sottolineato che dovevi inserire una sottotraccia di mascolinità tossica per essere in trend e non avevi idea di come fare? Quindi, le ipotetiche dimostranze sull'avere una donna nella band sono assolutamente idiote e pretestuose, quasi quanto la battuta sui gay. Non ho mai conosciuto qualcuno che abbia avuto da ridire su Rob Halford, comunque, ma sarà un caso. Ah, e quando i bulli tagliano un ciuffo di capelli a Hunter e lui si rasa a zero un intero lato dalla testa, l'unica persona a cui Hunter pensa è Jason Newsted. Miracolo che non abbia pensato che so a Tila nel nuovo Master of the Universe. E le cose si complicano ulteriormente perché le storie sono fatte di conflitti imprevisti e quando Hunter ne fa una grossa, ma grossa, il padre lo spedisce in un istituto psichiatrico. Così. Litigo con mio figlio, lui si fa sospendere, mi frega la carta di credito e io lo mando in un istituto. Padre dell'anno. E qui abbiamo un'ulteriore prova di scrittura di Vice, quando Hunter fa il colloquio con il responsabile e questo gli chiede: bevi? No. Erba? No. Coca? No. Metanfetamina? No. Acidi? No. Molli? No. Svapi? No. Autolesionismo? No. Dormi troppo? No. Dormi troppo poco? No. Istinti suicidi? No. Distruzione di proprietà? No. E allora? Qual è il problema? È solo metal, amico mio. Va bene, sei dimesso. Aspetta, cosa? Tu, dottore, fai le domande al paziente, quello nega tutto e tu decidi che va bene così? E lo dimetti? L'autocertificazione ha davvero valore nel sistema sanitario privato americano? In conclusione, dopo altre 1000 peripezie, la band arriva sul palco della battaglia delle band e guardatelo, si va.
Battle Lords è una di quelle occasioni sprecate che fanno male, perché sotto sotto si vedono certi temi importanti che servirebbero al cinema di oggi, soprattutto quando si parla di giovani. Il conflitto con i genitori, coi coetanei, il difficile inserimento nel mondo scolastico, la lunga strada per trovare la propria identità anche attraverso l'arte, la scoperta del sesso di se stessi, i disturbi della personalità, l'inaspettata gentilezza e lealtà di persone distanti da noi e altre tematiche che purtroppo vengono appena accennate per lasciare spazio alla frenesia che si ha nel voler raccontare la storia senza perdere l'attenzione del pubblico. Sembra quasi che si sia fatta la scelta di inserire immediatamente qualche gag appena dopo un accenno delle problematiche di cui poi parlavo. Tipo quando Emily sembra aprirsi, con Kevin guarda i medicinali che prende sui sbalzi d'umore, se così, ahimè, vogliamo definirli in breve. Ma tutto viene spazzato via da qualche battuta o gag slapstick. Cristo, ci deve essere qualcuno della Bad Robot nella produzione, sono quasi certo. E il film soffre di altri problemi che magari chi non è appassionato di metal o non conosce questo mondo non noterà. Del resto, per la maggior parte del pubblico di oggi il metal è quella roba che hanno fatto i Metallica con Lady Gaga mentre i ballerini scimmiottavano i metallari, dimenandosi come se fossero sotto MDMA. La colonna sonora, come i poster in camera di Hunter, mischia genere e sottogenere, creando un calderone eterogeneo per niente coerente con la figura del giovane chitarrista, che passa dal thrasher al corpse paint in una delle scene più viste in un film sul metal. In definitiva, se volete guardare qualche film sul metal, recuperate due titoli in particolare, Death Gasp e Heavy Trip. Due commedie scritte molto meglio e più coerenti di questo, che non è del tutto da buttare, diciamocelo, rispetto ad altri prodotti Netflix, ma che avrebbe richiesto maggiore cura e rispetto per un genere musicale che ha visto negli ultimi anni uno sviluppo sia nelle band che negli ascoltatori, che ai tempi di Morte 33 giri nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Perché diciamocelo, se un ragazzino di oggi indossasse una t-shirt dei Dimmu Borgir in primo superiore, potrebbe tranquillamente dividere la propria merenda con chi ascolta le canzoni di Sanremo. Certe etichette appartengono agli anni 80, diciamo anche 90, ma le nuove generazioni hanno di sicuro meno puzza sotto il naso e catalogazioni di chi ha vissuto un'epoca più chiusa e bigotta. Anche se ci sono altre forme di etiche. Ehi Greg, questo film è davvero il relitto di un'altra epoca. Non c'è sufficiente rappresentazione di diversity tra i protagonisti e il personaggio di Emily è quasi ridotto alla figura femminile infilata a forza per avere la quota rosa. Non è possibile che i due protagonisti siano due maschi bianchi a te. Ecco le etichette di cui parlavo prima. C'è sempre qualcuno in ogni epoca che trova il modo per dividere in categorie le persone, soprattutto i giovani, quando invece, in tempi come questi, di relativa pace, comunicazione e istruzione a portata di tutti, dovremmo ormai fare vivere le nuove generazioni in uno stato di unione e accettazione degli altri come non si è mai visto prima. Invece qualcuno ci tiene sempre a tenere tutti belli separati, Ma nel tempo e nel luogo per parlarne, alzate gli amplificatori, fate partire il riff e on us up.